Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci o ascendente pesci o solo per i più esperti anche Luna e Venere in pesci. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere come evento che ti sta per accadere, che può essere anche una fase della tua vita, quindi è un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Andiamo a vedere qual è lo spirito che si cela dietro questo evento, perché come vi insegno sempre tutti gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, no? Poi andiamo a vedere qual è la richiesta della vita con questo evento che ti sta per accadere o ti sta già accadendo e il dono, cioè se collabori con l'evento, cosa nasce da quello che la vita ti sta chiedendo con questo evento? Può essere un nuovo potere, un'alleanza, un talento che emerge, qualcosa di nuovo e lo andiamo a vedere. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia bellezza, gioia, visione e realizzazione. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Allora, che cosa ti sta per accadere? Qual è l'evento? Qua abbiamo un dolore, un 3 di spade, o è una chiusura, o è un litigio, o è un dolore che stai vivendo adesso come fase, o può accadere questa chiusura, una frattura che ti permette di entrare in un regno, come vi insegno sempre, ctonio, sotterraneo. L'evento che ti sta per accadere nella visione alta è una necessità dell'anima. Molti di voi stanno già vivendo una frattura, un dolore e ti dico che quella è una necessità dell'anima. Perché una necessità dell'anima? Perché l'anima in questo momento storico così superficiale, così razionale, così patricentrico, è praticamente affamata di emozioni profonde, di emozioni sotterranee. Allora, siccome l'anima si nutre come noi ci nutriamo di ossigeno, di alimenti, di acqua, di sole, no? Come noi ci nutriamo di questo, l'anima si nutre di pathos, emozioni sotterranee. E in questo momento storico la nostra anima è affamata. Ecco perché ci colgono all'improvviso quelle emozioni sotterranee, boom, succede qualcosa all'improvviso e ci devasta. Perché? Perché non la nutriamo con il giusto peso. Rimanendo spesso in superficie, non volendo sentire le emozioni più sotterranee, è come se non stessimo dando nutrimento all'anima, ma siccome l'anima quando la nutri ti dà potere, ti dà forza, ti dà creatività, ti dà la possibilità di essere integra o integro e realizzare tutti i tuoi obiettivi, allora quando non la sentiamo abbastanza arriva un evento che è necessario tu ascolti profondamente. Quindi qua c'è o una rottura, o una chiusura, o un litigio, qualcosa che ti fa sentire profondamente connessa al regno sotterraneo. In altri termini diremmo qualcosa ti sta facendo sentire dolore. Vediamo qual è la richiesta della vita alla prova con questo evento che arriva. Chi sta facendo il percorso sciamanico con me lo sa bene quanto questo 3 di spade, ma come tutte le carte iniziatiche, direi, sono potenti per realizzare i tuoi obiettivi. Lo sapete perché state raggiungendo obiettivi straordinari. Nutrirsi di quelle emozioni, farsi nutrire dall'anima di quelle emozioni. Lo facciamo con il percorso sciamanico che i 21 giorni già li trovate sul canale qua sotto. Ok. Qual è la richiesta della vita? Cosa ti sta dicendo la vita attraverso questo evento? Smetti di arzigogolare con la mente, smetti di analizzare, smetti di pensare in modo compulsivo. L'otto di spade mi parla, cosa ti sta chiedendo la vita con questo evento? Smetti di analizzare la persona che ha portato questo evento, smetti di analizzare con la mente razionale i personaggi che possono portare questo dolore o l'evento stesso. Allora, se tu smetti di analizzare da buon pesce, che sei la grande sensitiva, il grande sensitivo dello zodiaco, per alimentare il tuo grande potere animico e di grande realizzazione e manifestazione, smetti di analizzare le persone che determinano questi eventi di dolore. Vivi e parla solo con l'emozione. Se tu mi parli soltanto con l'emozione e dici
Aiutami ad aiutarti ad aiutarmi, lo dici alla dea della tristezza, alla dea dell'abbandono, alla dea della la paura, è più che altro il dio Pan, alla dea della solitudine. Allora, smetti di analizzare con la mente questo e parla con gli dei. Nel canale vi metto tutte le sequenze per farlo, lo sapete bene. Chi sta facendo poi le masterclass con me non ne parliamo perché andiamo poi a lavorare qui per realizzare i tuoi obiettivi. Quindi smetti di... Allora, saliranno a galla delle emozioni sotterranee portate in essere da un evento, o può essere questa fase già la stai vivendo. Cosa ti chiede l'evento, la vita in questo caso? Smetti di analizzare le persone, le circostanze portatrici di questo evento e collabora con le emozioni. Qual è il dono che ne consegue? Wow! Realizzazione piena, ordine interiore, l'imperatore è proprio così. Sarai un imperatore, anche se sei donna, chi è l'imperatore? È la realizzazione di una struttura capace di realizzare tutti i tuoi più grandi obiettivi. Sei tu al comando, tu come anima sei al comando e non più la mente razionale. L'imperatore mi parla di piena realizzazione, di struttura, di realizzazione ad ampio raggio, realizzazione professionale, realizzazione personale, realizzazione di creazione del tuo impero, la tua cattedrale interiore ed esteriore. Che stesa potentissima. Che stesa potentissima. Guarda, qua sotto c'è anche il 3 di coppe. Questa, tu gli togli il trono alla mente razionale, te lo riprendi tu con l'imperatore in qualità di essere cosciente, anima, ok. E questo cosa porta? Ad alleggerirti. Vedo gioia, alleggerimento. Andiamo ancora di più nello specifico con il 3 di spade. L'evento, 3 di spade. Regina di denari. Allora, per alcuni di voi avviene una discussione, una rottura con una figura femminile, che può essere una madre, può essere una sorella, può essere una datrice di lavoro, una figura femminile, ma questa regina di denari mi sta raccontando come tu devi iniziare a prenderti cura di te stessa o di te stesso grazie a questo evento, perché al di là rispetto al litigio o la rottura che ci può essere, la regina di denari come spirito, come archetipo, è portatrice del saper nutrire come se fossi tua madre, saperti nutrire come una madre, saperti nutrire, dare conforto e sostegno alla tua bambina interiore. Qua mi viene in mente il rituale rituale sciamanico risveglia il tuo potere occulto, dove alla fine facciamo il rituale con la bambina interiore, bambino interiore. Ok. 8 di spade, quindi cosa ti chiede la vita, l'evento. 7 di spade, smettila di girarci intorno. Smettila di tradirti, smettila di mentirti, smettila di analizzare. La mente stessa quando analizza ti fa sentire meno il dolore. È una pretesa impossibile. La mente quando analizza il dolore ti anestetizza, ti fa sentire meno, ma facendoti sentire meno un'emozione così profonda ti toglie anche potere, se hai meno potere. Poi smetti di raccontartela. Vediamo l'imperatore, il dono che ne consegue. Magnifico, un potere creativo di manifestazione senza precedenti, magnifico. Guarda, grandi risultati in ambito lavorativo, grandi risultati in ambito personale, capacità di manifestare e creare qualsiasi cosa tu desideri perché hai tutti gli strumenti a disposizione. Gli strumenti sono l'alleanza con le emozioni, sotterranee. Prima edifichi te stessa o te stesso facendo questo grazie a questo evento che sta accadendo già o sta per accadere e poi manifesti tutto quello che vuoi. È una stesa molto profonda questa, molto molto profonda. Qua arriva qualcosa, una ferita, una delusione, o ripeto, lo stai già vivendo, una rottura emotiva
che non può essere evitata. Questa rottura emotiva può riguardare una figura femminile, una relazione, oppure un modo di prenderti cura degli altri dimenticandoti di te. Questo è anche importante. Quindi la regina dei denari qua entra come guaritrice e ti dice adesso basta sacrificarti. Questa ferita non serve a farti soffrire, serve a insegnarti l'autoguarigione, l'autoprendersi cura. Allora la vita con questo evento ti mostrerà dove hai dato troppo e dove è ora il momento di tornare nel tuo corpo, nelle tue risorse, nel tuo valore. E in questo la pratica l'estasi sciamanica ti sta aiutando in modo spropositato, lo so già. La prigione che senti non è reale, è una storia che la mente continua a raccontarti. L'otto di spade parla del blocco mentale, il sette di spade smaschera l'inganno e ti dice ti stai proteggendo dalla verità con l'analisi, con il raziocinio, con la fuga mentale. La vita ora ti chiede una cosa semplice e può essere difficile, ma è fondamentale. Smetti di spiegarti il dolore. Sentilo e basta. Non ci sono carnefici, non ci sono colpevoli, va bene? Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei, e siccome gli dei sono gli eventi, non hanno bisogno di chiedere il permesso per arrivare. Arrivano perché sono gli dei. Quindi non serve capire tutto, serve attraversare qua. Quando smetti di mentirti, le catene cadono da sole e il dono è enorme. Perché? Se attraversi questa verità senza scappare, nasce una nuova autorità interiore. L'imperatore ti restituisce struttura, confini, solidità e il mago ti ridà un potere creativo esorbitante. La parola che crea, la volontà che manifesta e insieme ti dicono sei tu ora a guidare la tua vita. Non più in balia da vittima delle emozioni, non più salvatrice, non più dispersa. Il dono è l'unione tra anima e volontà, tra sensibilità e direzione. È chiaro? La stessa mi dice chiaramente che la tua forza non nasce quando smetti di sentire, nasce quando smetti di fuggire da ciò che senti. E qua vi rimando fortissimo al video che ho fatto per te, Pesci, il segreto proibito del tuo successo. Per chi non l'ha visto, ma riguardatevelo, perché so, quella è una lettura veramente iniziatica, lo so perché me l'avete scritto tantissime di voi. Ok, vediamo cosa dicono gli oracoli. Infatti cambia strada, smettila di analizzare ciò che senti, sentilo e basta. Sentilo e basta. Non dare colpe, non ci sono colpe, non esiste l'esterno. Ok. Guarderai tutto con occhi nuovi, cambierai il tuo punto di vista e troverai la risposta, appunto. Condividi, questa è la cornucopia, ci sarà una grande abbondanza di creazione, di idee attraversando questo, Poi dice qua qualcuno ha bisogno di te, unite le vostre energie. Probabilmente poi ci sarà qualcuno che ha bisogno di te perché tu sei in una posizione di forza, di potenza, il mago. Ok? Bellissimo. Cosa ti dice l'oracolo delle porte? La porta d'inverno, stiamo registrando questo video in inverno, ma al di là è un video sempre valido nel momento in cui lo guardi. Tutto quello che ti ho detto succederà durante l'inverno, come stagione a livello cronologico, quindi adesso stiamo registrando questi video e succederà tutto questo, quindi la realizzazione del tuo potere creativo, ci sarà qualcosa che ti stupisce, da un dolore si trasformerà qualcosa di creativo, succederà proprio adesso. Al di là di quando tu vedi questo video, la porta d'inverno mi racconta che i risultati ci saranno quando la neve inizierà a sciogliersi. Cos'è a livello simbolico? Che adesso è quello che non si vede sta già germogliando sotto la terra, va bene?
Quando la tua terra interiore smetterà di agganciarsi alla mente, vedrai il germoglio di ciò che già sta lavorando sotto la terra. Ok, mettiamo un altro consiglio di questi. Lo spirito dell'amore ti guida qua. Non cercare il vero amore, perché ti troverà se rimani fedele a te stesso. Il mondo ama già la tua essenza, quindi non cambiarla per nessuno. E questa carta mette l'attenzione sul fatto che magari può esserci una situazione di dolore o di tensione perché hai cercato di sacrificarti per qualcuno abdicando alla tua vera essenza. Perché sacrificarsi per l'altro non è una bella cosa in termini, allora, in termini sciamanici, il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi a tutti gli eventi non presuppone aspettativa. Io mi do perché ho la consapevolezza che tutto ciò che arriva è per me, non è mai contro di me. Questo è il sacrum facere. Bene. Il sacrificio, mi sacrifico per gli altri, è perché tu non riesci a riconoscere il tuo valore, quindi hai necessità di essere apprezzato. E quindi è un amore sul bisogno. Più ti do, più io spero che tu mi riconosca come persona adeguata, come persona brava, come persona buona. È chiaro quello che voglio dire, no? Quindi smettere di sacrificarti per l'altro, chiunque l'altro sia, ma quando tu ti vuoi dare a qualcosa, a qualcuno, a un'idea, a un progetto, tu lo devi fare perché sei spinta dalla consapevolezza che tutto ciò che arriva è per te, non è mai contro di te. Il sacrum facere, il darsi, l'offrirsi. Quindi tu sei già un essere unico e irripetibile. Allora facciamo uscire fuori questa essenza. E come si fa? Alleati alle emozioni, smettila di analizzarle. Smettila di analizzarle. Non ci sono carnefici, non ci sono aguzzini fuori. Arriva un evento che ti crea un dolore, non chiederti perché e per come, lo so che non è facile. Tu basta che fai l'alleanza alle emozioni e questa meraviglia viene da sé. Ok? Dai, ragazze mie ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!